Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono sulla Maiella, guardate, lì c'è la Maielletta, lì è il rifugio Pomiglio, da quella parte c'è il Monte Blockhouse, però ci sono delle nuvole. Avevo il programma oggi di raggiungere la tavola dei briganti, ma un po' il maltempo mi ha fermato, mi ha fatto cambiare idea. Adesso mi trovo qui sulla strada che dalla Maielletta conduce a Rocca Morice da quella parte e sono veramente indeciso sul da farsi, per cui se non avete ancora fatto iscrivetevi adesso al canale, mettete un like, rimanete con me così scopriremo insieme dove mi porterà l'avventura di oggi. E ci sono dei giorni che è bello andare alla scoperta di posti che non si conoscono. In effetti questo sentiero, per quanto sia veramente vicino alla strada che si trova da quella parte, per me è una novità. Devo ringraziare per questo Ascanio Buccella, che oggi l'ho sentito al telefono e mi ha consigliato di percorrerlo, perché ci sono dei bellissimi affacci qui sul vallone di Santo Spirito. Guardate lì quella roccia, è incredibile, veramente credo che sarà il soggetto della fotografia di questa sera. Per raggiungere questo luogo bisogna lasciare la macchina in località Fonte Tettone, che si trova in prossimità degli impianti di risalita della Maielletta. Non è molto difficile, è un posto insomma che tutti conoscono. Di lì parte un sentiero molto riconoscibile proprio dalla fontana, e poi in pochi minuti si attraversa quel piccolo bosco e si arriva qui dove si apre questo panorama in questo vallone veramente molto bello. 1000 metri più in basso, da quella parte lì, ci sono degli eremi, cioè l'eremo di Santo Spirito e l'eremo di San Bartolomeo, un leggio che si trova ancora più avanti da quella parte, verso Rocca Morice. Ma prima di continuare l'avventura di oggi qui alla scoperta della Maiella, vorrei ricordarvi di andare a visitare il mio sito internet, perché ho attivato il nuovo calendario dei workshop che partiranno dal 10 settembre per tutto l'autunno e fino all'inverno. Da qualche giorno è anche online la mia newsletter, per cui se vi iscriverete avrete diritto poi a uno sconto da utilizzare magari proprio per un workshop. Vi lascio tutto quanto nella descrizione a questo video, rimanete con me perché l'avventura di oggi si fa veramente interessante.
Quando vi trovate in un posto nuovo che non conoscete a livello paesaggistico, il consiglio è quello di tenere sempre al collo una macchina fotografica, magari con il vostro obiettivo preferito. In questo momento sto utilizzando un 35 mm equivalente a un 50 ed è un po' troppo stretto, per cui vorrei utilizzare anche un grandangolo per riprendere questa bellissima valle, il vallone di Santo Spirito. Guardate, credo che in questa zona si svolgerà poi la fotografia al tramonto, perché il sole da quella parte dietro le nuvole sta scendendo in quella direzione, e suppongo che al tramonto questa scena con queste rocce qui, guardate, che evidentemente sono cadute da quella parte lì, queste rocce si coloreranno e sarà un primo piano molto interessante, e sicuramente anche il roccione, diciamo la vallata rocciosa del vallone di Santo Spirito assumerà molto più interesse. Ma per adesso vorrei continuare a camminare su questa strada, perché ogni 10 metri il panorama cambia, o meglio la prospettiva del paesaggio si modifica, per cui vorrei un po' esplorare questa zona, fare scouting qui sulla Maiella. E da questo punto in poi il sentiero si addentra nel bosco e in circa un'ora, forse anche un'ora e mezza, si raggiunge l'eremo di Santo Spirito. Non è quella la meta di oggi, però vorrei comunque addentrarmi ancora per un po' lì dentro, perché magari dietro quella valle, dietro quel colle, da quella parte lì, magari si può aprire una prospettiva diversa sul vallone di Santo Spirito, e vorrei proprio cercare di approfondire bene questa zona, perché sono sicuro che tornerò in autunno, perché con questo bosco e questa faggeta in autunno, con i colori chiaramente del foliage, ci sarà un grandissimo spettacolo. E per ora camminerò ancora un po' qui nel bosco per vedere se c'è qualche novità in quella parte lì, in quella zona, e poi tornerò indietro per circa 15-20 minuti, perché ho già individuato lo spot per la fotografia del tramonto. Se il tempo si mantiene interessante, sicuramente ci sarà un bellissimo panorama. Purtroppo l'umidità questa sera è piuttosto tangibile e veramente c'è molta foschia. Vediamo come andrà a finire la serata. Ho camminato circa 10 minuti attraversando questo bosco, peraltro molto bello, molto affascinante, però ecco, ho raggiunto una radura, ma non credo che procederò oltre, perché non sono sicuro che il sentiero non mi porterà in nessun luogo molto più panoramico di quanto non fossi prima. E quindi a questo punto vorrei approfittare di una piccola pausa per cambiare obiettivo. Metterò un grandangolo e posizionerò già sopra il supporto per ospitare un filtro graduato e un polarizzatore, per cui sarò pronto a scattare delle fotografie. Voglio anche togliermi la felpa, perché il sole del pomeriggio comincia a essere un po' diretto e la temperatura si è alzata rispetto a oggi pomeriggio, che era invece piuttosto freddo, tutto molto coperto.
purtroppo questa sera l'atmosfera è veramente molto umida, la foschia qualche volta potrebbe essere anche un po' fastidiosa, però in fondo da quella parte si scorge la sagoma del Gran Sasso, il Corno Grande, il Monte Camicia, la catena più orientale del gruppo, del massiccio. È sicuramente nascosta nella foschia questa sagoma, però magari più avanti con una composizione riuscirò anche a sfruttare a mio favore questa foschia per creare dei livelli di montagna, in questo caso la sagoma, la forma della montagna del Gran Sasso in fondo all'orizzonte. Il sole sta scendendo da quella parte e insomma il meteo è sicuramente migliorato. Sono curioso di vedere come si svolgerà, come andrà a finire il tramonto questa sera. Quindi anche se forse non è ancora l'orario giusto per scattare una fotografia, ho deciso di fermarmi, prendere il cavalletto e andare a scattare una fotografia qui sotto con queste rocce in primo piano, perché ho paura che tra poco il sole andrà a scendere dentro una calotta di nebbia, di foschia molto densa, per cui si andrà a perdere tutto l'interesse. Qui la composizione è molto bella, ci sono queste rocce che conducono direttamente alle pareti del vallone di Santo Spirito, in fondo c'è la sagoma del Gran Sasso. Vediamo che cosa si può fare. Ho raggiunto questo posto, quello che avevo adocchiato all'inizio dell'escursione. Ci sono queste rocce che scendono, c'è un albero e c'è il vallone di Santo Spirito da quella parte. Il tramonto purtroppo, come vedete da soli, è piuttosto sfiammato, è molto appannato, c'è l'umidità e la foschia che sta attappando completamente l'orizzonte. In fondo da quella parte la sagoma del Gran Sasso sta uscendo fuori. Vorrei comunque fermarmi a cercare di vedere se riesco a ottenere almeno un paio di fotografie. Su quella cresta lì in fondo c'è un escursionista, forse è un fotografo che mi sta chiamando e mi chiedeva se lo sentissi. Abbiamo comunicato così da una valle all'altra, è molto bello, sono cose che succedono solamente in montagna. Adesso voglio mettere il mio cavalletto e andremo con la nostra composizione verso il tramonto. E purtroppo anche l'avventura di oggi ormai finisce qui, perché la luce è veramente sfumata, non c'è più molto interesse nel cielo da fotografare. Io vi ringrazio per aver seguito la puntata fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Andate sul mio sito internet perché ci sono delle novità, insomma c'è il calendario dei prossimi appuntamenti di workshop di fotografia e c'è uno sconto per voi del 10% se vi iscrivete alla newsletter. Qui dalla Maiella, dal vallone di Santo Spirito, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!